Ciao a tutti, oggi parliamo delle pentatoniche. Allora, quando si parla di pentatoniche è come se parlassimo di una scala maggiore privata del quarto e del settimo grado, quindi prendendo le 7 note della scala di Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, è come se togliessimo il Fa e il Si. Detto ciò, noi lo andiamo a studiare chiaramente per modi, e quindi è come se andassimo in qualche modo a scoprire le stesse note durante l'arco di tutta la tastiera, ma in qualche modo è come se la dividessimo per segmenti, quindi studiandoli uno per volta. Allora, vedendo i modi, vediamo che chiaramente tutti quanti si sviluppano fondamentalmente per 4 tasti, quindi ogni modo occupa in realtà 4 tasti. Avendo ovviamente 4 dita è abbastanza semplice cercare di andarli a suonare. Ora vediamo semplicemente come suonarli la diteggiatura. Allora, il primo modo fondamentalmente parte proprio dalla fondamentale, perché su quelle diteggiature che vedete scritte c'è una nota cerchiata. Quella nota appunto è la tonica della scala, significa appunto la nota che dà la tonalità alla scala. Noi cercheremo di farle in Sol come principio, quindi partendo dal primo modo utilizzando appunto la nota Sol presente sul terzo tasto sulla corda di Mi. Andando a suonare il primo modo, vediamo appunto che cercheremo di, avendo 4 tasti, di utilizzare sempre le stesse dita per ogni tasto, quindi partendo dal medio al mignolo, indice, mignolo, indice, mignolo, indice, anulare, medio, mignolo, medio, mignolo. Dopodiché, sempre nella stessa posizione, a prescindere per ora dalla tonalità, vediamo il secondo di modo. Chiaramente in questo caso partirò dal medio, e questo modo in realtà conserva in sé una difficoltà in più. Il fatto che si sviluppa su 5 tasti è l'anomalia, perché tutti gli altri sono su 4. Quindi appunto a un certo punto dovrò spostare la mano e vediamo come. Parto dal medio, mignolo, medio, mignolo, medio, mignolo, indice, mignolo. Qui ho lo spostamento, quindi faccio indice, mignolo e vado con l'indice sulla corda di Si sul quinto tasto, in questo caso indice, mignolo, indice, anulare. A tornare in su uso le stesse identiche dita, quindi mignolo, indice, questa volta è il mignolo che accorcia sul settimo tasto, indice, mignolo, medio. Sempre qui vediamo anche il terzo, che è più semplice perché è su 4. Ora vediamo il quarto. Secondo step abbiamo visto come suonare i modi per box, e per box appunto si intende in una determinata posizione del manico con delle determinate dita che chiaramente, essendo quasi tutti su 4 tasti, saranno chiaramente utilizzerò dall'indice al mignolo, e ogni tasto avrà sempre lo stesso dito, utilizzerò chiaramente lo stesso dito per ogni tasto. Adesso vediamo come collegarli mantenendo la stessa tonalità. Parto sempre dalla tonalità di Sol, e quindi col primo modo avrò le fondamentali, appunto quella di partenza come dicevo prima, sulla corda di Mi al terzo tasto, e quindi suonerò il modo come ho fatto prima. Ora, per andare a collegare sempre nella tonalità di Sol e rimanere quindi nella tonalità ma utilizzando il modo successivo, cioè il secondo, andrò praticamente, considerando che se voi vedete il profilo delle scale, chiaramente il profilo esterno
di una scala corrisponde al profilo interno di quella successiva, del modo successivo, questo ovviamente perché hanno in comune le stesse note. Noi non stiamo facendo altro che suonare le stesse 5 note ma vederle sviluppate su tutta la tastiera. Quindi chiaramente se io avrò nel primo modo questa nota che ho col mignolo ovviamente ce l'avrò anche nel secondo modo, però molto probabilmente la prenderò con un altro dito perché dovrò spostarmi. Quindi questo è il primo modo. Sul secondo modo questa nota che prendevo col mignolo ce l'avrò con il medio e sto al quinto tasto, quindi. E quindi andrò a suonare il secondo modo come ho fatto prima. Ovviamente anche qui avrò una tonica, chiaramente l'avrò in un punto diverso semplicemente sul primo modo ce l'avevo qui, essendomi spostato la troverò in un altro punto, cioè qui e qui. Avrò il Sol in due punti diversi chiaramente del modo perché mi sono spostato. Considerando che prima facevo questo, questa nota, stesso principio, ce l'ho in comune con il terzo, è solo che la farò con l'indice e suonerò il terzo modo. Stavo ovviamente con l'indice al settimo tasto. Avendo questa nota ovviamente in comune tra il terzo e il quarto, questa nota sul quarto modo la suonerò invece con il medio e si farà così. Ora andando verso il quinto, quello che era mignolo diventerà indice e verrà fuori questo. Allora, il fatto di collegare i modi chiaramente poi oltretutto dopo il quinto avrò di nuovo il primo ovviamente, quindi quello che era mignolo sul quinto diventerà di nuovo medio per risuonare il primo chiaramente nella parte più acuta della tastiera. Ora cercate di usare sempre le stesse dita come vi ho fatto vedere e cercate di provarlo almeno in un paio di tonalità, cioè nel senso non soltanto in Do, ma una volta che avete capito il meccanismo provatelo in Do, in Mi bemolle, La bemolle, insomma qualsiasi tonalità va bene. Chiaramente il fatto di suonarli e collegarli è fondamentale perché se no ne suonerete, una volta che avete individuato, che ne so, la tonalità di Sol in un determinato modo, userete sempre solo quello, invece imparate a collegarli così utilizzerete tutta la tastiera. Quindi questo stesso esercizio appunto vi consiglio di farlo un'altra tonalità, vi faccio al volo l'esempio in Do, quindi se chiaramente prima partivo col primo modo a inizio tastiera, per fare la stessa cosa in Do chiaramente dovrò utilizzare il Do sulla corda di La al terzo tasto e quindi ovviamente partirò dal quarto modo che ha appunto su questa corda la sua tonica, quindi partirò dal quarto modo in questo caso. Cercate di visualizzare sempre le toniche del modo perché sono quelle che vi danno chiaramente l'indicazione della tonalità che dovete andare a suonare e chiaramente poi conoscendo un minimo le note che usa la tastiera le andate a individuare. Quindi partirò col quarto modo per farla in Do utilizzando questa tonica. Quarto modo, collego al quinto, collego al primo,
questo è un primo passaggio fondamentale per imparare appunto a collegarli, che è la difficoltà e insomma la cosa più importante da imparare all'inizio, ovviamente dopo aver imparato le diteggiature. Quindi primo passaggio, studiate le diteggiature una per una, cercate di impararle bene, farle sempre con una stessa velocità, quindi niente scatti, niente note fatte in questo modo, niente tentennamenti, più lento possibile però corretto, costante. Seconda difficoltà è quella di collegarli, quindi esercitatevi parecchio nelle tonalità di sol, do e poi tutte quelle che volete provare vanno bene, perché quella è la cosa veramente più importante. Terzo passaggio, cerchiamo di memorizzare effettivamente questi modi meglio, perché avrete l'impressione di saperli, ma in realtà non li sapete così, in maniera così approfondita, è una cosa abbastanza superficiale. Poi dovendoli suonare, quindi non in maniera continuamente ascendente o discendente, ma dovendo comunque muovervi all'interno del modo, e chiaramente cerchiamo di imparare degli esercizi per insomma memorizzare al meglio questi modi. Allora io li farò chiaramente utilizzando il quinto modo nella tonalità di do, quindi mi troverò praticamente con l'indice al quinto tasto, utilizzando appunto come tonica il do che avrò sul mignolo all'ottavo tasto sulla corda di mi, che è appunto sul quinto modo. Chiaramente ne ha 3 di righe toniche. Allora farò questo esercizio suonando le pentatoniche a gruppi di 3 corde. Ora, che significa? È come se in qualche modo suddividessi la pentatonica, il modo della pentatonica per microgruppi di 3 corde. Quindi prima suonerò le note presenti sulle corde di Mi, La e Re, dopodiché passerò al gruppo di 3 successivo, cioè la quinta, la quarta e la terza corda, dopodiché passerò al gruppo successivo, quarta, terza e seconda, e dopo per concludere le ultime 3. Quindi significa questo: prime 3 corde, le note del modo, quinto modo. Adesso passerò al gruppo successivo, cioè le note presenti sulla quinta, la quarta e la terza corda. Gruppo successivo e ultimo gruppo. Al tornare su, identico principio, le ultime 3 e poi a salire. Sesta, quinta, quarta corda, quinta, quarta, terza, quarta, terza, seconda, prima, prima, seconda, terza, seconda, terza, quarta, quinta, quarta, quinta, sesta. Ora, come tutti gli esercizi che farete, e come dicevo prima, mantenere sempre lo stesso tempo, quindi niente tentennamenti, meglio rallentare tutto ma farlo bene. Ora, un altro esercizio un po' più complicato, sempre per memorizzare i modi, è non ragionare più per corde ma per note. Quindi le farò a gruppi di 4 note, sempre tonalità di do, sempre quinto modo. Chiaramente poi fatelo su tutti i modi e anche in altre tonalità. E 4 note che significa? Che io suonerò le prime 4 note del modo, quindi prima, seconda, terza, quarta. Adesso non partirò più con la prima nota, ma partirò con la seconda nota del modo e farò di nuovo 4 note, quindi prima 1, 2, 3, 4. Quindi parto con questa nota qui, la prima in assoluto del modo, e faccio 4 note. Adesso parto con la seconda del gruppo precedente, 1, 2, 3, 4. Adesso partirò con la terza nota del modo, in ordine chiaramente ascendente, la terza nota, 1, 2, 3 e 4. Poi con quest'altra, la quarta nota del modo, 1, 2, 3, 4 e via dicendo. Quindi prima, seconda nota del modo,
quarta nota del modo, quinta. Chiaramente fate tutto questo a tempo. Una volta arrivati qua, stesso discorso, però tornando verso le corde basse. Ora abbiamo imparato quindi i modi a collegarli e degli esercizi che in qualche modo ci permettano di memorizzarli il più possibile. Chiaramente sarà difficile all'inizio, quindi quello che vi consiglio come step iniziale è quello proprio di studiare bene i modi, se no finite per suonare sempre solo un modo o un altro in una tonalità anziché in un'altra. Invece in questo modo riuscite a collegarli, a suonarli tutti e potenzialmente in qualsiasi tonalità volete. Quindi questo è lo step principale più importante.